Ciao ragazzi, bentornati nel canale dei Tenenti di Flotta. Io sono Carmine e oggi apriamo questa rubrica. Visto che sono solo, non c'è neanche Super Mario, oggi facciamo tè, eccolo qua, e meta. Mi sono detto, mo mi faccio un bel tè, parliamo un po' del meta, discutiamo. Quindi, se avete visto il video di settimana scorsa della meta-analisi, avrete appunto potuto vedere che le basi verdi stavano iniziando già a fare il loro sporco lavoro, diciamo. Infatti, se andiamo a vedere il meta 7.4 post ban di Django, vediamo che, ecco qua, alla base a 33 ci sono 136 presenze in top 8, sono il 32% della top 8. ECL segue subito con un 17, dopodiché la base verde normale un altro 7%. Appunto avevamo visto questa grande differenza di basi verdi rispetto alla base gialla, che ha veramente poche presenze, la base a 27. Stessa cosa la base rossa, dove la Tarkington assolutamente domina rispetto a quella 30 normale, mentre la base blu più o meno se la gioca. Diciamo due terzi sono base blu normale, mentre un terzo è Colossus, che ritengo comunque molto valida come base. Però assolutamente la base verde sta spopolando, e sta spopolando con praticamente tutti i leader. Infatti, se avevo visto che nel torneo che c'è stato in Virginia, praticamente tutti quanti sono stati Data Vault. Ora, Anselo Data Vault di solito lo vediamo base 30, ed è magari quel mazzo che effettivamente porta le presenze in top 8 della base a 30, però nel senso è giocabile anche assolutamente con 33. Sabine Data Vault l'abbiamo vista a Lille, abbiamo visto Ansolo Data Vault che ha vinto anche un PQ, no, almeno un PQ in questa settimana, anche se ha vinto un PQ SIP, che è un giocatore polacco, con Ansolo ICL, con la lista con cui ha fatto 9-0 al D1 di Lille. Poi appunto vediamo Kira, che è diciamo il solito con Data Vault, e vediamo Ray Data Vault, che è un'altra opzione molto valida, appunto con la base a 33. Infatti se andiamo a vedere le presenze in top 8, oltre ai big 2 mazzi, secondo me, i big 2 archetipi che sono Kira Data Vault e Sabine 33, Sabine ICL, ci sono appunto a seguire subito Quinlan, che in realtà è risalito un poco, anche se ovviamente diciamo è sceso molto rispetto all'ideale appunto che avevamo in questo set. Solo che appunto è salito, base 30 appunto stavo dicendo. Come vedete quasi tutte le presenze della top 8 sono, per la base verde sono grazie a Solo. Vader giallo che sta salendo tantissimo nelle classifiche, insieme a Ray Data Vault che sta vincendo e sta facendo molte top. Andue ha molte presenze con Data Vault e anche ICL, infatti sono 26 presenze di Andue semplicemente col colore verde, mi sembra che ce n'è anche qualcuna col blu, almeno una, esatto, ce ne sono due. E vediamo che c'è stato un altro ragazzo che ha fatto top con An 4 Lake Country, perché prima c'era appunto solo una. Cosa c'è da dire? Nel senso, la base verde è veramente un'opzione che effettivamente fa funzionare tante cose, sia per la possibilità di giocare più carte, sia per magari alcuni matchup contro i control, contro i 1000, perché queste 10 carte in più aiutano tanto il matchup contro il 1000. Secondo me il meta sarebbe veramente tanto diverso se questa base 83 non fosse stata introdotta. Ovviamente non sto dicendo che è una cosa sbagliata, sono solo felice che escono i mazzi. Era per dire che molte strategie nascono proprio da questa base. Appunto dicevo, sono nati nuovi mazzi, tra cui il nostro carissimo DJ Clero ha creato questo grandissimo Akbar 33, con il quale ha vinto il PQ di Torino. Poi vediamo che l'altro PQ è stato vinto da Valerio con Palpagiallo, e non è l'unica vittoria di Palpagiallo in questo weekend, infatti anche a Essen ha vinto Palpagiallo. A Essen, ricordiamo, è stato il primo posto in cui in Europa sono stati dati i convention pack, e penso anche l'unico. Mannaggia. E ovviamente anche ci sarà una terza vittoria di Palpagiallo in Spagna, con un torneo comunque lo stesso abbastanza grosso, entrambi 68 e 70 persone. Poi volevo far vedere la vittoria di questo Throne 33, era un mazzo che il nostro Alessandro stava provando e si vede che ha performato bene in questo torneo. Come vediamo in top ci sono sempre questa Ray Data Vault, appunto questo Han 2 blu, che è uno dei due che effettivamente stava in top 8. Anche Beton ha giocato Han 2 blu e non ha fatto top 8 perché tipo è stato bubblato out dalla top per il basso rating. Anakin blu non più in base 35, ma comunque
più o meno la struttura del mazzo è quella, e qualche Cat Bane Tarkin Town. Un altro torneo da analizzare, secondo me, è quello di Roma, non tanto per appunto il Previd non è di parte, ma per il fatto che con semplicemente tre presenze di Darth Vader giallo in tutto il torneo, ben due siano entrati in top 4. Ciò significa che questo è veramente un mazzo che sta piano piano salendo di popolarità, e effettivamente mostra la sua potenza e la sua efficacia. Infatti è un mazzo che secondo me se non viene contrastato, diciamo, nei primi turni, semplicemente ti porta a casa la vittoria in modo abbastanza tranquillo. Infine, un altro torneo che volevo far vedere era questo qua vinto da Piet 30 a base rossa. Volevo appunto analizzarlo perché Piet è un leader che non vede tantissime vittorie, magari qualche top ma non tantissime, e vediamo che qui c'è stata una Kira data Volt battuta in finale, e ci sta perché effettivamente penso Piet rosso abbia un mid-range un po' più aggressivo, un po' più anche forte magari in late game rispetto a Kira, e poi ci sono dei Quillan che si sono fermati in top 4, magari un altro in top 8. Comunque Quillan rappresenta il meta, ma appunto meno di quello che uno si aspettava. Se andiamo a vedere proprio il meta, vediamo che appunto la nostra Kira è quella che ha più top 8 e più win, però volevo andare ad analizzare tutta la serie di mazzi entrati in top 8 con Data Vault. Appunto abbiamo detto Anna, abbiamo detto Luke, Anakin 33 che ha più o meno una struttura simile rispetto al blu, solo che ovviamente non gode dei vari restore che c'è il blu. Poi questo Cad Bane 33 che andava forte in realtà all'inizio, andava forte in meta Django mi sembra. Palpa 33, di cui ho fatto una lista comunque Palpa 33 mi sembra una scelta valida, Krennic 33, Aiden 33, anche Quillan, che la versione verde di solito viene giocata ICL, dal nostro carissimo Andrei, appunto il Throne 33 che abbiamo detto prima, Quillan 30 semplicemente un ICL, il nostro Akbar, e un Bosk 33, un Gar Saxon 33, Po 33, ci sono veramente tantissimi leader diversi, ehm, con un gameplay diverso uno dall'altro, che con questa base a 33 riescono lo stesso effettivamente a performare. Quindi veramente complimenti a questa base, complimenti a questo meta completamente dominato dal verde e non più dal giallo, direi. Inoltre, se andiamo a vedere appunto la classifica, diciamo, dei costi dei leader che fanno più top, vediamo che continua a salire, diciamo, questa tendenza 4, 5, 6, 6 con tantissime presenze, 5 anche, ovviamente il 4 è Sabine praticamente, Sabine e qualche Kazuda. Kazuda ad esempio nel torneo di Roma, il ragazzo americano che salutiamo, anche se questo video non lo capirà e probabilmente non lo vedrà. Va bene ragazzi, quindi questa era la meta-analisi, una meta-analisi abbastanza regolare, spero che vi siate bevuti il vostro tè, io sì. Ehm, Abbastanza regolare, dove diciamo si nota semplicemente che l'idea che ci eravamo fatti nello scorso meta-analisi, dove il verde stava iniziando a dominare, effettivamente è stata confermata. Questa base è veramente forte, funziona, va esplorata bene, vanno provati quindi tantissimi altri leader con questa base. Sono curioso di vedere i prossimi result e li analizzeremo insieme in un prossimo video. Ciao a tutti!